Lezione 1. Incontro. Mi piacerebbe molto incontrarci. Possiamo incontrarci all'ingresso verso le sedi? Sembra perfetto. Mi piacciono gli incontri pomeridiani, ci danno un sacco di tempo per chiacchierare e aggiornarci. Esatto. È il momento perfetto per rilassarsi e condividere storie dopo una giornata impegnativa. Sì, inoltre, in quel periodo il tempo è solitamente bello, il che rende il tutto ancora più piacevole. Giusto. Non vedo l'ora, è sempre piacevole trascorrere del tempo con gli amici. Assolutamente sì. Possiamo esplorare nuovi posti nelle vicinanze o semplicemente prenderci un caffè e chiacchierare. Sì. Adoro scoprire nuovi posti insieme, e questo crea sempre bei ricordi. Certamente. Teniamo d'occhio anche eventuali eventi interessanti che si terranno in quel periodo. Ottima idea. Non vedo l'ora di incontrarci, è passato troppo tempo dall'ultima volta che ci siamo visti. Lezione 2. Giochi da tavolo per divertirsi. Per socializzare e trascorrere del tempo di qualità, a quali giochi da tavolo giochi solitamente durante le tue riunioni? Spesso giochiamo a classici come Monopoly e Scrabble, ma mi piace anche provare nuovi giochi. Sembra divertente. Credo che provare nuovi giochi renda le cose più entusiasmanti e nuove per tutti i partecipanti. Assolutamente sì. Incoraggia tutti a impegnarsi e persino ad apprendere nuove strategie insieme. Sì. Ed è un ottimo modo per creare un legame attraverso risate e una sana competizione. Esatto. Inoltre, dà a tutti la possibilità di mostrare i propri giochi preferiti, rendendo l'esperienza più inclusiva. Giusto. Penso che sia importante avere un mix di giochi che soddisfino diversi interessi e livelli di abilità. Sì, in questo modo tutti possono divertirsi e sentirsi coinvolti. Organizziamo presto una serata di giochi. Mi piacerebbe molto portare alcuni dei miei giochi preferiti da provare. Lezione 3. Porte per la meraviglia. Sai, i libri sono davvero porte che conducono a luoghi meravigliosi di ogni tipo, sia reali che immaginari. Assolutamente sì. È incredibile come poche parole su una pagina possano trasportarti in mondi ed esperienze diversi. Esatto. Adoro il modo in cui una bella storia può trasportarti in un'avventura senza nemmeno uscire di casa. Sì, e ti permette di esplorare culture e idee che altrimenti non incontreresti mai. Esatto. I personaggi che incontriamo nei libri spesso ci sembrano amici e i loro viaggi possono insegnarci moltissimo. Assolutamente. È affascinante come la finzione possa rispecchiare la realtà, aiutandoci a comprendere meglio le nostre vite. E il bello è che ognuno interpreta le storie in modo diverso, creando connessioni uniche con il materiale. Sì, è come un'esperienza condivisa che può innescare discussioni e approfondire amicizie. Non potrei essere più d'accordo. I libri hanno davvero il potere di unire le persone attraverso storie condivise. Lezione 4. Lo spirito amatoriale nello sport. Dopotutto, la cooperazione nello sport era in fondo puramente amatoriale, mentre le attuali Olimpiadi, orientate al commercio, sembrano così diverse. Sì, è interessante come l'essenza della competizione sia cambiata nel corso degli anni, concentrandosi maggiormente sulla commercializzazione. Esatto. Lo spirito originale era basato sulla passione e l'amore per lo sport, più che sulla semplice conquista di medaglie e riconoscimenti. Esatto, è in netto contrasto con il modo in cui oggi gli atleti vengono visti più come marchi che come individui. Sì, ed è importante ricordare i valori che originariamente motivavano gli atleti a competere. Assolutamente sì.
Lo spirito amatoriale incarnava il cameratismo, l'unità e la gioia di partecipare. E questi valori dovrebbero essere ancora celebrati, anche in mezzo alle pressioni commerciali del mondo sportivo odierno. Sì, è un promemoria che il cuore dello sport risiede nella gioia della competizione, non solo nei riconoscimenti. Speriamo di poter riportare un po' di quello spirito e di quella riconoscenza per l'amore per il gioco. Lezione 5. Mantenere l'energia. Come fai a mantenere l'energia per tutto il giorno? A volte trovo difficile mantenere la concentrazione. La mattina faccio principalmente un po' di stretching seguito da una leggera corsa e qualche serie di flessioni per far circolare il sangue. Sembra una routine fantastica. Deve davvero aiutarti a iniziare la giornata con la giusta carica e a mantenere alta l'energia. Assolutamente sì! L'attività fisica aumenta i miei livelli di energia e mi aiuta a schiarirmi le idee per affrontare la giornata. Sì. Dovrei introdurre più movimento nella mia routine mattutina, sembra rinfrescante. Certamente. Anche brevi sessioni di esercizio possono fare una differenza significativa nel modo in cui ti senti. Esatto. Si tratta di trovare ciò che funziona meglio per te e di trasformarlo in un'abitudine costante. Esatto. Inoltre, è un ottimo modo per dare un tono positivo al resto della giornata. Mi ispira tantissimo. Sembra un modo semplice ma efficace per aumentare la mia produttività. Lezione 6. Consigli per il trasporto. Se hai intenzione di prendere il treno, hai qualche consiglio da darmi? Certo. Beh, per prima cosa, assicurati di prenotare i biglietti in anticipo per evitare stress dell'ultimo minuto. Ottimo consiglio. Ho sentito dire che i prezzi possono variare notevolmente a seconda del momento in cui si prenota. Esatto. In più, ti dà la tranquillità di sapere che i tuoi piani di viaggio sono già organizzati in anticipo. Giusto. E come arrivare alla stazione ferroviaria? Qualche consiglio? Assicuratevi di partire presto, per evitare ritardi imprevisti. Meglio arrivare in anticipo che di fretta. Ha senso. Lo terrò sicuramente a mente per evitare il panico dell'ultimo minuto. Sì, e una volta sul treno, godetevi il panorama, può essere davvero rilassante. Assolutamente. Adoro osservare il paesaggio cambiare durante il viaggio, fa parte del viaggio. Lezione 7. Interagire con la gente del posto. Viaggiare ti permette di interagire con la gente del posto, e credo che questo sia uno degli aspetti migliori dell'esperienza. Assolutamente sì. Queste interazioni possono fornire spunti davvero preziosi sulla cultura e sullo stile di vita di un luogo. Sì. Porre domande sulla propria terra d'origine spesso porta a storie e prospettive affascinanti. Esatto. È incredibile quanto si possa imparare da qualcuno che vive lì ogni giorno. E crea un legame più profondo con il luogo, rendendo i tuoi viaggi più significativi. Certamente. Queste conversazioni spesso portano ad avventure inaspettate e ricordi che conserverai per sempre. Esatto. Inoltre, la gente del posto può consigliarti tesori nascosti che potresti non trovare nelle guide turistiche. Sì, adoro scoprire ristoranti autentici o attrazioni che solo la gente del posto conosce. Non vedo l'ora del nostro prossimo viaggio. Cerchiamo di interagire con la gente del posto e di imparare da loro. Lezione 8. Utilizzo degli oli essenziali. Non ancora. Come funziona? Ho sentito dire che prevede l'uso di oli essenziali per migliorare il benessere. Sì,
È affascinante. Gli oli essenziali possono essere utilizzati in vari modi, come l'aromaterapia, i massaggi o persino nella cura della pelle. Esatto. Sono curioso di sapere come i diversi oli possono influenzare l'umore e la salute. È incredibile. Ad esempio, la lavanda è nota per le sue proprietà calmanti, mentre gli oli essenziali di agrumi possono aumentare l'energia e la positività. Sembra interessante. Mi piacerebbe saperne di più sui diversi oli e sui loro benefici. Assolutamente sì. Ci sono tantissime risorse disponibili per aiutarti a capire come usarli in modo efficace. Sì. Penso che integrare gli oli essenziali nella mia routine potrebbe migliorare il mio benessere generale. Certamente. È un modo naturale per supportare corpo e mente e può essere un'esplorazione divertente. Non vedo l'ora di iniziare questo viaggio nel mondo degli oli essenziali. Lezione 9. Imparare le frasi di base. Non preoccuparti. Iniziare a imparare frasi di base e a esercitarsi quotidianamente può fare una differenza significativa nelle tue competenze linguistiche. Sì, sono pienamente d'accordo. La costanza è fondamentale e anche piccole pratiche quotidiane possono portare a progressi sostanziali nel tempo. Esatto. Si tratta di costruire solide basi che ti consentano di comunicare in modo efficace. E usare queste frasi in conversazioni reali aiuta a rafforzare ciò che hai imparato. Assolutamente sì. È incredibile quanto velocemente si possa acquisire sicurezza semplicemente usando la lingua nelle situazioni quotidiane. Sì, inoltre, ti offre l'opportunità di entrare in contatto con altre persone e di immergerti nella cultura locale. Non vedo l'ora di iniziare a esercitarmi di più. È gratificante imparare e comunicare in una nuova lingua. Certamente. Impegniamoci a incoraggiarci a vicenda e a condividere consigli durante il nostro percorso di apprendimento. Sembra un'idea geniale. Insieme possiamo rendere l'apprendimento un'esperienza divertente e arricchente. Lezione 10. Il diritto di voto. È affascinante pensare al diritto di voto nelle elezioni democratiche, soprattutto se si considera che ad alcuni uomini questo diritto è stato negato semplicemente perché erano poveri, o appartenevano a una minoranza razziale. Sì, è una parte significativa della storia che mette in luce le lotte per l'uguaglianza e la rappresentanza. È sconvolgente come l'accesso a un diritto così fondamentale sia stato limitato. Esatto. L'idea che lo status economico o la razza possano determinare la capacità di una persona di partecipare alla democrazia è profondamente inquietante. E solleva importanti interrogativi su quanta strada abbiamo fatto e quanta strada dobbiamo ancora percorrere per garantire pari diritti a tutti. Assolutamente sì. È fondamentale ricordare che la lotta per il diritto di voto è continua e richiede una vigilanza costante. Sì, molte persone incontrano ancora oggi ostacoli, ed è nostra responsabilità difendere coloro che sono emarginati. Giusto. L'educazione e la consapevolezza su questi temi possono dare a più persone gli strumenti per difendere i propri diritti. Certamente, quando gli individui comprendono i propri diritti, sono più propensi a chiedere un cambiamento e a partecipare al processo democratico. È un potente promemoria del fatto che la democrazia prospera quando tutti hanno voce e l'opportunità di essere ascoltati. Lezione 11. Consigli per lo studio. Ho cercato dei modi per migliorare le mie abitudini di studio, hai qualche suggerimento da condividere? Sembra utile. Ci proverò. Una strategia importante è fare delle pause durante le sessioni di studio. Sì, è logico. È facile sentirsi sopraffatti se si studia troppo a lungo senza pause.
Esatto. Brevi pause possono aiutare a rinfrescare la mente e a migliorare la concentrazione quando si torna a studiare. Dovrei assolutamente integrarlo nella mia routine, mi sembra un approccio intelligente. Sì, scoprirai che riesci a memorizzare meglio le informazioni quando dai al tuo cervello la possibilità di riposare. Giusto. Ci sono attività specifiche che fai durante le tue pause? Mi piace fare stretching o una breve passeggiata. Mi aiuta a schiarirmi le idee e mi dà la carica per la sessione successiva. Ottima idea. Cercherò di muovermi un po' anche durante le pause. Lezione 12. Accessibilità dei trasporti. Ho pensato alle opzioni di trasporto per il nostro viaggio. Il museo e il parco sono facilmente raggiungibili? Sì, lo sono. Entrambe le località sono ben collegate con i mezzi pubblici, rendendo facili gli spostamenti. Che rassicurazione! Preferisco usare i mezzi pubblici per evitare il fastidio del parcheggio. Esatto. È più comodo e puoi vivere la città come uno del posto. Sì. Inoltre, è ecologico, il che è un vantaggio. Assolutamente sì. Molte città stanno migliorando i loro sistemi di trasporto pubblico per accogliere più visitatori. Non vedo l'ora di esplorare senza lo stress del traffico. Sì, pianifichiamo di usare i mezzi pubblici e di goderci le attrazioni lungo il percorso. Certamente. Sarà un'avventura a sé stante scoprire i mezzi di trasporto della città. Lezione 13. Sicurezza online. Quando si naviga online è fondamentale fare attenzione alle truffe di phishing e ai link sospetti. Sì, dovremmo sempre controllare 2 volte prima di cliccare su qualcosa che sembra strano, soprattutto nelle email. Esatto. È sorprendente quanto possano essere sofisticate alcune truffe, tanto che è facile caderci. Assolutamente sì. Prendersi un momento per verificare la fonte può risparmiarti un sacco di problemi in seguito. Giusto. Cerco sempre segnali di legittimità, come indirizzi email corretti e grammatica corretta. Sì, ed è utile utilizzare anche un software di sicurezza in grado di segnalare attività sospette. Certamente. Anche tenersi informati sulle ultime truffe è fondamentale per proteggerci. Assolutamente sì. Condividere informazioni su potenziali minacce può aiutare anche gli altri a rimanere al sicuro. Sono contento che ne stiamo parlando, è un aspetto importante per orientarsi nel mondo digitale. Lezione 14. L'isola remota. Sapevi che questa piccolissima isola dista oltre 4.000 km dalla Nuova Guinea? È incredibile quanto sia isolata. Sì, quella distanza mette davvero in prospettiva quanto unico e remoto debba essere quel posto. Chissà come sarà la vita lì. Esatto. L'isolamento potrebbe comportare uno stile di vita molto diverso rispetto alle aree più urbane. Posso immaginare. La comunità deve fare affidamento in larga misura sulle risorse e sulle tradizioni locali per sostenersi. Sì. È probabile che la cultura locale sia ricca di storie e di pratiche uniche, plasmate dall'ambiente. Assolutamente sì. Mi piacerebbe molto saperne di più sulle loro usanze e su come si adattano a vivere in un luogo così remoto. E pensate alla bellezza della natura. Il panorama deve essere mozzafiato, con paesaggi incontaminati e una fauna selvatica variegata. Sì, esplorare un posto del genere sarebbe un'avventura senza pari, lontano dal caos e dalla frenesia della vita moderna.
È incredibile pensare a quanto sia lontano, eppure fa parte del nostro mondo, pieno di storie che aspettano di essere scoperte. Lezione 15. Viaggio a Londra. Ciao. Sto programmando un viaggio a Londra il mese prossimo e avrei davvero bisogno di qualche consiglio su come prenotare l'alloggio. Sembra entusiasmante. Londra ha così tanto da offrire. Stai cercando un hotel o magari qualcosa di più originale come un Airbnb? Penso che un Airbnb potrebbe essere un'ottima opzione. Mi permetterebbe di vivere la città come una persona del posto. Assolutamente sì. Soggiornare in una zona residenziale può offrire un'esperienza più autentica della vita londinese. Sì. In più, posso risparmiare un po' di soldi cucinandomi i pasti, il che è un vantaggio. Certamente. Assicuratevi solo di controllare le recensioni per assicurarvi che sia un buon posto. Ottima osservazione. Cercherò anche posti vicini ai mezzi pubblici. È essenziale. Essere vicino alla metropolitana può rendere gli spostamenti molto più facili. Non vedo l'ora. Grazie per i consigli, mi aiuteranno a sfruttare al meglio il mio viaggio. Lezione 16. La tragica storia del Titanic. Nel 1912, il Titanic si schiantò contro un iceberg, uccidendo centinaia di persone. È un evento davvero tragico nella storia. Sì, è straziante pensare alle vite perse durante quel disastro. Le storie che lo circondano sono allo stesso tempo affascinanti e dolorose. Esatto. Il Titanic era considerato una nave inaffondabile, il che rende la tragedia ancora più toccante. Assolutamente sì. È un duro promemoria dell'arroganza umana e delle inaspettate forze della natura. Le conseguenze hanno portato a cambiamenti significativi nelle normative sulla sicurezza marittima, il che è stata una risposta necessaria. Sì, ha evidenziato l'importanza delle misure di sicurezza e la necessità di protocolli di emergenza migliori. È interessante come un simile disastro possa portare a progressi che proteggono i futuri viaggiatori. Certamente, il Titanic rimane una storia potente, sia di innovazione che di tragedia nella storia marittima. Penso che sia essenziale ricordare questi eventi, perché plasmano la nostra comprensione della sicurezza e della responsabilità in mare. Lezione 17. La decisione di Ford. Per risolvere il problema, la Ford ha deciso di aggiungere altri $11 per auto, a dimostrazione del suo impegno per la sicurezza. Sì, è interessante come hanno soppesato il costo della risoluzione del problema rispetto alle potenziali conseguenze. Esatto. Alcune aziende potrebbero aver tagliato i costi, ma Ford ha scelto la strada responsabile. È ammirevole quando un'azienda dà priorità alla sicurezza dei clienti rispetto ai profitti a breve termine. Assolutamente. Quella decisione probabilmente ha migliorato anche la loro reputazione a lungo termine. Sì, i consumatori apprezzano le aziende che sostengono i propri prodotti e si assumono le proprie responsabilità. Ci ricorda che le pratiche etiche possono portare al successo a lungo termine negli affari. Certamente, credo sia fondamentale per tutte le aziende considerare l'impatto delle proprie decisioni sui clienti. Sono d'accordo. Trasparenza e responsabilità sono essenziali per costruire la fiducia dei consumatori. Lezione 18. Consigli sui negozi di elettronica. Ho dato un'occhiata a questo negozio di elettronica qui vicino e ho scoperto che hanno una fantastica selezione di gadget e accessori. Sembra promettente. Che tipo di prodotti stai cercando? Sono interessato soprattutto ad aggiornare il mio computer e magari a comprare delle nuove cuffie. Fantastico!
È sempre emozionante migliorare la propria configurazione tecnologica. Hai trovato qualche marchio specifico che ti piace? Sì. Ho sentito parlare bene di alcuni marchi e vorrei vederli di persona prima di prendere una decisione. Ottima idea! È sempre meglio fare delle prove, soprattutto con l'elettronica. Esatto. Inoltre, il personale del negozio è davvero disponibile, il che rende l'esperienza di acquisto piacevole. Questo è un vantaggio. Un buon servizio clienti può fare un'enorme differenza quando si effettua un acquisto. Sono completamente d'accordo. Ti farò sapere come va la spesa, sono entusiasta della nuova tecnologia. Lezione 19. Referti infermieristici e medici. Ha pubblicato un rapporto di 1000 pagine sulle condizioni mediche nell'esercito britannico, un risultato davvero impressionante. Sì, è notevole. Dimostra il suo impegno nel migliorare l'assistenza sanitaria per i soldati in quel periodo. Esatto. La sua vasta ricerca deve aver fornito spunti preziosi e portato a riforme significative. Assolutamente. E aver scritto diversi libri sull'infermieristica sottolinea il suo impegno nel far progredire il settore. È stimolante il modo in cui ha utilizzato le sue conoscenze per promuovere condizioni e pratiche migliori in medicina. Sì, il suo lavoro ha probabilmente influenzato molte politiche sanitarie e ha definito gli standard per le generazioni future. È un potente promemoria dell'impatto che un singolo individuo può avere su un'intera professione. Certamente. La sua eredità continua a ispirare infermieri e professionisti sanitari ancora oggi. Penso che sia fondamentale riconoscere e celebrare il contributo dei pionieri nel campo sanitario. Lezione 20. Sostenere i benefici per le generazioni future. I loro nipoti sanno che abbiamo apportato le riforme necessarie per garantire tali benefici anche per il loro tempo, il che è molto importante. Sì, è fondamentale garantire che le generazioni future possano godere dei vantaggi che abbiamo lavorato duramente per creare. Esatto. Pianificare a lungo termine è essenziale per creare un futuro stabile e prospero. E riflette la nostra responsabilità non solo verso i nostri coetanei, ma anche verso coloro che verranno dopo di noi. Assolutamente sì. Si tratta di costruire un'eredità che sostenga il benessere delle generazioni future. Sì, per garantire che le riforme siano sostenibili sono necessari collaborazione e impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti. È stimolante pensare a come le nostre azioni di oggi possono avere un impatto duraturo sul futuro. Certamente, continuiamo a sostenere politiche che diano priorità ai bisogni delle generazioni attuali e future. Sono d'accordo. Insieme possiamo creare un mondo migliore per coloro che lo erediteranno. Lezione 21. Obiettivi chiari e allineamento efficace. Assolutamente sì. Avere obiettivi chiari ci aiuterà ad allineare i nostri sforzi in modo efficace e a lavorare per raggiungere i nostri obiettivi. Sì, è essenziale sapere a cosa miriamo per restare concentrati e motivati. Esatto. Quando i nostri obiettivi sono ben definiti, diventa più facile monitorare i nostri progressi e apportare le modifiche necessarie. E incoraggia il lavoro di squadra, poiché tutti comprendono il proprio ruolo nel raggiungimento di obiettivi comuni. Giusto. Crea un senso di scopo e direzione che può spingerci avanti. Assolutamente sì. Inoltre, festeggiare i traguardi raggiunti lungo il percorso mantiene alto il morale e crea un'atmosfera positiva. Sì. È importante riconoscere i risultati, non importa quanto piccoli, per mantenere alta la motivazione.
Certamente. Avere obiettivi chiari rende anche più facile comunicare la nostra visione agli altri. Non potrei essere più d'accordo. Si tratta di creare una tabella di marcia che tutti possano seguire insieme. Lezione 22. Il calcio nel mondo. L'area erbosa dedicata ai bambini è perfetta per giocare a calcio, lo sport più praticato nella maggior parte del mondo. Sì, è incredibile come il calcio unisca le persone, indipendentemente dall'età o dal background. Esatto. È un linguaggio universale che può unire le comunità e promuovere amicizie. Giocare in spazi aperti incoraggia i bambini a essere attivi e a sviluppare importanti abilità sociali. Assolutamente sì. Il calcio insegna il lavoro di squadra, la disciplina e l'importanza del fair play. Sì, è un ottimo modo per far sì che i bambini imparino preziose lezioni di vita divertendosi. E l'emozione di una partita può ispirare i giovani giocatori a sognare in grande e a coltivare le proprie passioni. Assolutamente. Adoro il modo in cui il calcio riesce a creare un senso di appartenenza e di comunità sia tra i giocatori che tra i tifosi. È uno sport meraviglioso che trascende confini e culture, il che lo rende davvero speciale. Lezione 23. Scelte salutari per la colazione. Nessun problema. Qualsiasi tostatura media andrà bene e, per quanto riguarda i cereali, qualsiasi opzione salutare andrà bene. Sembra fantastico. Iniziare la giornata con una colazione nutriente dà un tono positivo a tutto ciò che segue. Esatto. Penso che sia importante fornire al nostro corpo i nutrienti giusti al mattino. Assolutamente sì. Una colazione equilibrata può aumentare i livelli di energia e migliorare la concentrazione durante tutta la giornata. Ed è fantastico avere a disposizione opzioni che siano sia gustose che salutari, rendendo più facile mantenere buone abitudini. Sì, mi piace molto provare diversi cereali ricchi di fibre e poveri di zuccheri. Anche io. È incredibile quante deliziose opzioni possano tenerci sazi. Certamente, e una buona tazza di caffè o di tè può completare perfettamente la colazione. Sì. Si tratta di trovare il perfetto equilibrio per iniziare bene la giornata. Lezione 24. Standard di settore per la ricerca di lavoro. Quando ti prepari per la ricerca di un lavoro, hai pensato di informarti sugli standard del settore? Sì, conoscere le norme del tuo settore è fondamentale per sapere cosa aspettarti in termini di stipendio e benefit. Esatto. Ti aiuta a stabilire aspettative realistiche e ti dà potere durante le negoziazioni. E questa conoscenza può davvero fare la differenza quando ci si presenta ai potenziali datori di lavoro. Certamente. I datori di lavoro apprezzano i candidati informati e sicuri del loro valore. Dimostra inoltre che hai fatto i compiti, il che può distinguerti dagli altri candidati. Giusto. Inoltre, gli standard del settore possono variare notevolmente da una regione all'altra, quindi la ricerca locale è importante. Certamente. Adattare il tuo approccio alle condizioni del mercato locale può aumentare le tue possibilità di successo. E in questo mercato del lavoro competitivo, ogni vantaggio conta quando si tratta di assicurarsi una posizione. Lezione 25. Pianificare un viaggio. Ciao. Sto organizzando un viaggio a Londra il mese prossimo e avrei davvero bisogno di qualche consiglio su come prenotare un alloggio. Sembra entusiasmante. Londra ha così tanto da offrire. Cerchi un hotel o qualcosa di più originale come un Airbnb? Penso che un Airbnb potrebbe essere un'ottima soluzione,
Perché mi permetterebbe di vivere la città come una persona del posto. Assolutamente sì. Soggiornare in una zona residenziale può offrire un'esperienza più autentica della vita londinese. Sì. In più, posso risparmiare un po' di soldi cucinandomi i pasti, il che è un vantaggio. Certamente. Assicuratevi solo di controllare le recensioni per assicurarvi che sia un buon posto. Ottima osservazione. Cercherò anche posti vicini ai mezzi pubblici. È essenziale. Essere vicino alla metropolitana può rendere gli spostamenti molto più facili. Non vedo l'ora. Grazie per i consigli, mi aiuteranno a sfruttare al meglio il mio viaggio. Lezione 26. Chiarire i dubbi. Vorrei discutere di alcune cose, non mi sono chiari alcuni dettagli di cui abbiamo parlato prima. Certo. Sarò felice di chiarire qualsiasi dubbio. Cosa vorresti approfondire nello specifico? Sono particolarmente incerto sulla tempistica del nostro progetto e sulle scadenze che abbiamo fissato. È comprensibile. Analizziamolo passo dopo passo per essere certi che tutto sia chiaro. Sì, penso che sarebbe di grande aiuto. Voglio essere sicuro di essere sulla stessa lunghezza d'onda di tutti gli altri. Assolutamente sì. La comunicazione è fondamentale, soprattutto quando si lavora per raggiungere obiettivi comuni. Giusto. Apprezzo la tua disponibilità ad aiutarmi a chiarire le cose. Certo. È importante che tutti ci sentiamo sicuri dei nostri ruoli e delle nostre responsabilità. Mi sento già meglio sapendo che possiamo parlarne apertamente. Lezione 27. Orientarsi in aeroporto. Ehi, sei mai stato in questo aeroporto? No, è la prima volta. Spero che non sia troppo complicato da usare. Anche io. Ho sentito dire che alcuni aeroporti possono essere piuttosto difficili da raggiungere, soprattutto per chi li visita per la prima Sì, volta. ho sempre paura di perdermi o di perdere il volo. Esatto. È importante familiarizzare con la disposizione e con la posizione di ogni cosa. Sono d'accordo. Consultare il sito web dell'aeroporto per mappe e informazioni può essere davvero utile. Ottima idea. Inoltre, arrivare presto ci darà abbastanza tempo per capire le cose. Sì, preferisco avere più tempo per rilassarmi piuttosto che passare di corsa i controlli di sicurezza. Certo. Pianifichiamo di arrivare con largo anticipo. Lezione 28. Abiti colorati. Quei favolosi costumi colorati sono fantastici. Non sono sicura della taglia, però. Sì, si distinguono davvero. È sempre divertente vedere scelte di moda audaci come queste. Esatto. Ma trovare la soluzione giusta può essere complicato, soprattutto con stili così particolari. Sì, è importante provarli e vedere come ci si sente prima di prendere una decisione. Sono d'accordo. A volte le taglie possono variare da una marca all'altra, quindi è meglio controllare. Certamente. E un abito ben fatto può fare la differenza nel modo in cui ti senti e nel modo in cui ti presenti. Giusto. Voglio sentirmi sicura e a mio agio in quello che indosso. Assolutamente sì. Cerchiamo di trovare la soluzione perfetta che esalti il tuo stile. Non vedo l'ora di provare alcune opzioni. Grazie per il tuo supporto nella ricerca della soluzione giusta. Lezione 29. Acquistare calore. Hai pensato di dare un'occhiata anche ai negozi online per proteggerti un po' di più quest'inverno? Sì, è un'idea intelligente. Lo shopping online può offrire una scelta più ampia, soprattutto per quanto riguarda l'abbigliamento invernale. Esatto.
Inoltre, molti rivenditori online propongono ottimi sconti, soprattutto durante i mesi più freddi. Sì, adoro trovare offerte su giacche calde e maglioni comodi. E la comodità di fare acquisti da casa è un enorme vantaggio. Assolutamente sì, ti fa risparmiare tempo e ti permette di confrontare facilmente i prezzi. Giusto. Prima di andare nei negozi, farò sicuramente un giro online. Ottimo piano. Teniamoci aggiornati sulle nostre nuove scoperte. Certo. Non vedo l'ora di stare al caldo quest'inverno senza spendere una fortuna. Lezione 30. Scelte salutari. Ho pensato di integrare nella mia dieta più pasti ricchi di frutta e verdura. Sembra fantastico. Dovrei fare lo stesso. Adoro il fast food, ma so che ho bisogno di opzioni più salutari. Sì. Bilanciare il fast food con pasti nutrienti è fondamentale per mantenersi in buona salute. Assolutamente sì. Frutta e verdura fresca forniscono vitamine e minerali essenziali di cui il nostro corpo ha bisogno. Esatto. Credo che preparare i pasti a casa possa aiutarci a fare scelte migliori. Sì, è un modo divertente per sperimentare ingredienti e sapori diversi. Non vedo l'ora di provare nuove ricette che includano una varietà di prodotti. Anch'io. Condividiamo le nostre ricette e idee salutari preferite per motivarci a vicenda. È un'idea fantastica. Insieme possiamo rendere il mangiare sano un'esperienza piacevole e gustosa. Lezione 31. Superare la goffaggine. A volte penso che lei creda che io non la ami a causa della mia natura goffa. Capisco quanto possa essere frustrante per lei. Non è facile quando succedono incidenti. Esatto. Non ho intenzione di fare queste cose, sono solo una persona goffa in fondo. Sì, ed è importante comunicarglielo in modo che capisca le tue intenzioni. Giusto. Voglio che sappia che ho il cuore nel posto giusto, anche se le mie azioni non sempre lo riflettono. Assolutamente sì. Le conversazioni aperte possono aiutare a chiarire i malintesi e a rafforzare il legame. Sì. Mi assicurerò di esprimerle i miei sentimenti e di rassicurarla del mio amore. È un ottimo approccio. La aiuterà a sentirsi più sicura nella vostra relazione. Apprezzo il vostro supporto. È bello parlare di queste cose apertamente. Lezione 32. Visitare un museo locale. Penso che presto visiterò un museo locale, c'è così tanto da imparare sulla cultura e sulla storia. Ottima idea. I musei spesso ospitano mostre affascinanti che possono ampliare la tua prospettiva. Sì. Sono entusiasta di esplorare e scoprire cose nuove che prima non conoscevo. Non te ne pentirai. I musei sono un ottimo modo per entrare in contatto con il passato e comprendere culture diverse. Esatto. Inoltre, è sempre interessante vedere come arte e storia si intersechino in modi unici. Assolutamente sì. Adoro passeggiare tra le mostre e assorbire tutte le informazioni. Mi assicurerò di prendermi il mio tempo e di apprezzare davvero ciò che vedo. Sì, l'importante è vivere l'esperienza, quindi non avere fretta. Non vedo l'ora di condividere ciò che ho imparato dopo la mia visita. Lezione 33. Comodità dei trasporti. La stazione degli autobus si trova proprio di fronte alla stazione ferroviaria, il che è incredibilmente comodo. Sì, questo rende il viaggio molto più semplice, soprattutto se devi cambiare mezzo di trasporto.
Esatto. È un sollievo non dover camminare molto o preoccuparsi di perdere le coincidenze. Inoltre, ti fa risparmiare tempo ed energie, permettendoti di concentrarti sul tuo viaggio. Giusto. Adoro quando le città progettano i loro sistemi di trasporto puntando sull'efficienza e sulla facilità d'uso. Assolutamente sì. Viaggiare diventa molto più piacevole quando tutto è accessibile. Sono felice di sapere che non dovremo affrontare trasferimenti complicati durante il nostro viaggio. Sì, l'obiettivo è rendere l'esperienza fluida e senza stress. Non vedo l'ora di vedere come tutto si collega, renderà la nostra avventura ancora migliore. Lezione 34. Esplorando l'Italia e la Spagna. Sto pensando di fare un viaggio in un paese specifico e, al momento, sono indeciso tra l'Italia e la Spagna, perché entrambi hanno una cultura e una storia molto ricche. Sembra entusiasmante. Entrambi i paesi offrono esperienze incredibili, dall'architettura mozzafiato alla cucina deliziosa. Esatto. L'Italia ha i suoi splendidi siti storici come il Colosseo e i canali di Venezia, ma anche la vivace cultura e i festival spagnoli sono molto attraenti. Sì, e non dimentichiamoci del cibo. La pasta italiana è famosa, mentre le tapas spagnole sono un modo davvero divertente di cenare. Assolutamente sì. Adoro come il cibo possa essere parte integrante dell'esperienza di viaggio, permettendoti di entrare in contatto con la cultura locale. Assolutamente sì. Inoltre, la scena artistica e musicale di entrambi i paesi è molto vivace, con innumerevoli musei e spettacoli dal vivo da non perdere. Giusto. Mi sembra che potrei passare settimane in entrambi i paesi e non riuscirei comunque a vedere tutto. Questa è la bellezza del viaggio. Ogni esperienza ci insegna qualcosa di nuovo e amplia la nostra comprensione del mondo. Per quanto riguarda la storia, propendo per l'Italia, ma la vivace atmosfera spagnola continua a chiamarmi. Lezione 35. Consigli per la prenotazione. Ciao. Sto organizzando un viaggio a Londra il mese prossimo e vorrei qualche consiglio su come prenotare l'alloggio. Sembra un piano fantastico. Londra offre tantissime opzioni, dagli hotel di lusso agli ostelli più accoglienti. Sì, sto valutando cosa rientra nel mio budget e quale zona sarebbe la migliore per visitare la città. Un approccio intelligente. Soggiornare in zone centrali come Covent Garden o Soho può farti risparmiare tempo e costi di trasporto. Esatto. Voglio anche assicurarmi di essere vicino ai mezzi pubblici per raggiungere facilmente tutte le attrazioni. Sì, essere vicino alla metropolitana è essenziale. Rende gli spostamenti in città molto più comodi. Controllerò anche le recensioni per trovare un posto con un buon servizio clienti. Questo può davvero fare la differenza. Assolutamente sì. Un buon servizio può migliorare l'intera esperienza, rendendo il soggiorno più piacevole. Apprezzo i tuoi consigli. Inizierò a dare un'occhiata in quelle zone e vedrò cosa riesco a trovare. Lezione 36. Routine quotidiana. Non proprio, solo lavoro e poi magari palestra, mi tiene impegnato. Ah, capisco. È importante trovare un equilibrio tra lavoro e tempo libero. Certamente. La palestra mi aiuta a rilassarmi dopo una lunga giornata, rendendomi più facile rimanere concentrato sul lavoro. Ottimo approccio. L'attività fisica può davvero migliorare l'umore e la produttività. Sì. Mi piace anche provare nuovi allenamenti, perché mantengono le cose interessanti e mi motivano ad andare avanti. Assolutamente sì.
Variare può prevenire la noia e aiutarti a scoprire cosa ti piace veramente. Esatto. A proposito, devo anche fare la spesa questo fine settimana. Ottima idea! Preparare pasti sani ti aiuterà a raggiungere più facilmente i tuoi obiettivi di fitness. Sì. Mi piace pianificare i miei pasti durante la settimana per assicurarmi di avere tutto ciò di cui ho bisogno. Lezione 37. Scelte di carriera. Sto valutando una carriera nel settore tecnologico o nei beni di largo consumo. Entrambi i settori sembrano promettenti. Sono scelte fantastiche. Il settore tecnologico è in continua evoluzione e offre tantissime opportunità. Esatto. Ma trovo anche affascinante il settore dei beni di consumo in rapida evoluzione, con il suo mercato dinamico. Sì, le aziende di beni di largo consumo hanno spesso un impatto diretto sui consumatori, il che può essere davvero gratificante. Sono d'accordo. Sono curioso di sapere quali aspetti di ogni settore trovi più interessanti. Beh, mi piace il modo in cui la tecnologia può innovare e cambiare la vita, mentre i beni di largo consumo si concentrano maggiormente sulla comprensione del comportamento dei consumatori. Giusto. Comprendere le esigenze dei consumatori è fondamentale per il successo nel settore dei beni di largo consumo. Sì, e nel settore tecnologico, la risoluzione dei problemi e la creatività giocano un ruolo fondamentale nello sviluppo di nuovi prodotti. È una decisione difficile, ma credo che esplorerò ulteriormente entrambe le aree prima di fare una scelta. Lezione 38. Differenze generazionali. È interessante pensare a quanto la sua situazione sia migliore di quella del nonno, vissuto nei primi anni del 1800. Sì, mette davvero in luce le differenze di stile di vita e di opportunità tra le generazioni. Esatto. Il suo trisavolo era un contadino, il che significava una vita di duro lavoro e risorse limitate. Assolutamente sì. A quei tempi, coltivare era incredibilmente impegnativo e molte famiglie facevano fatica ad arrivare a fine mese. Esatto. È affascinante come i progressi della tecnologia e della società abbiano trasformato il nostro stile di vita odierno. Sì, l'accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria è migliorato notevolmente, creando maggiori opportunità. Penso che sia importante riconoscere quanta strada abbiamo fatto, riconoscendo al contempo il duro lavoro di coloro che ci hanno preceduto. Certamente, i loro sacrifici hanno gettato le basi per le comodità e le libertà di cui godiamo oggi. Sono d'accordo. Riflettere sul passato può ispirarci a continuare a impegnarci per il progresso nella nostra vita. Lezione 39. Preferenze colore. Sei aperto a colori diversi per il tuo outfit o ne hai già uno in mente? Sono decisamente aperta a colori diversi. Trovo divertente sperimentare con diverse tonalità e stili. Fantastico! I colori possono esprimere moltissimo sulla nostra personalità e sul nostro umore. Assolutamente sì. Adoro il modo in cui certi colori riescono a farmi sentire più sicura di me o più allegra. Esatto. È affascinante come le nostre scelte cromatiche possano riflettere le nostre emozioni e i nostri atteggiamenti. Sì, tendo ad essere attratta dai colori vivaci, ma apprezzo anche l'eleganza delle tonalità neutre. Ha senso. Un buon mix di entrambi può creare un guardaroba versatile, adatto a ogni occasione. Assolutamente sì. Credo che tutto consista nel trovare il giusto equilibrio tra comfort e stile. Sono completamente d'accordo. Esploriamo insieme alcune opzioni, è sempre divertente fare shopping con un'amica. Lezione 40. Scelte di moda.
Che tipo di vestiti hanno in quel negozio? Sono curioso di sapere quali sono le ultime tendenze. Preferisco gli stili di tendenza che siano allo stesso tempo comodi e alla moda, quindi di solito cerco nei negozi che rispecchiano queste caratteristiche. Sembra perfetto. È fondamentale trovare abiti che non siano solo belli da vedere, ma che siano anche comodi da indossare. Assolutamente sì! Adoro gli outfit che mi permettono di muovermi liberamente, senza rinunciare a un tocco di stile. Sì. Ed è emozionante vedere come le tendenze della moda si evolvono nel tempo, offrendo nuovi stili da esplorare. Assolutamente! Mi piace abbinare e mixare capi diversi per creare look unici. Ottimo approccio. Personalizzare il tuo stile può farti distinguere e farti sentire sicuro di te. Esatto! La moda dovrebbe essere divertente e un modo per esprimere chi sei. Non potrei essere più d'accordo. Andiamo presto a fare shopping insieme, sarà fantastico scoprire nuovi stili. Lezione 41. Depositi di sicurezza. Cosa fai con i tuoi oggetti di valore in camera? Mi preoccupo sempre di tenerli al sicuro. Proprio per questo motivo, l'hotel è dotato di cassette di sicurezza. È un ottimo modo per garantire la massima tranquillità. Sembra rassicurante. Sapere che i tuoi oggetti di valore sono al sicuro può davvero migliorare la tua esperienza di viaggio. Assolutamente sì! Mi assicuro sempre di usare la cassetta di sicurezza per oggetti importanti come passaporti e contanti extra. Sì. È un modo intelligente per prevenire potenziali furti o smarrimenti mentre sei in esplorazione. Giusto! Ed è così comodo. Posso godermi il viaggio senza preoccuparmi costantemente dei miei effetti personali. Lo ricorderò sicuramente per il mio prossimo viaggio. È una soluzione semplice ma efficace. Sì! Assicurati solo di prendere la chiave e di ricordare il codice. Questa è la parte più importante. Lo farò. Grazie per il consiglio, mi sento già più preparato. Lezione 42. Punti di riferimento iconici. La vista da qui è mozzafiato, con paesaggi mozzafiato intorno a noi. Sono d'accordo, ma anche la Francia ha dei monumenti iconici che sono davvero mozzafiato. Assolutamente sì. La Torre Eiffel e il Louvre sono solo due dei tanti luoghi incredibili da esplorare. Sì, ogni monumento ha la sua storia e il suo passato unici, che aggiungono profondità alla bellezza. Esatto. È incredibile come l'architettura possa riflettere la cultura e lo spirito di un luogo. Assolutamente. Adoro visitare siti storici e immaginare la vita di chi li ha vissuti prima di me. Sì. Ogni visita è come fare un salto indietro nel tempo, arricchendo la nostra comprensione del mondo. Esatto. E i paesaggi francesi, dai vigneti alle montagne, sono altrettanto affascinanti. Non vedo l'ora di esplorare sia i monumenti che le bellezze naturali durante il mio prossimo viaggio lì. Lezione 43. Realizzazione di modelli. Penso che sia affascinante incontrare qualcuno che apprezza il modellismo, dimostra molta creatività e pazienza. Sì, è proprio così. Il modellismo richiede attenzione ai dettagli e passione per l'artigianato. Esatto. È quasi come creare un mondo in miniatura, il che può essere incredibilmente gratificante. Assolutamente. Adoro l'idea di dare vita a una visione pezzo per pezzo, ed è un hobby davvero appagante. Sì. Magari potremmo scambiarci le foto dei nostri modelli se decidessimo entrambi di provarci. Sarebbe meraviglioso. Condividere i nostri progressi e le nostre tecniche potrebbe ispirarci a vicenda. Certamente.
È sempre più divertente dedicarsi a un hobby con qualcuno che condivide il tuo stesso entusiasmo. Esatto! Non vedo l'ora di vedere cosa creeremo e cosa impareremo gli uni dagli altri lungo il percorso. Non vedo l'ora. Fissiamo una data per iniziare insieme il nostro viaggio nel mondo del modellismo. Lezione 44. Il successo della festa. È stato un successo, è piaciuto a tutti alla festa. Sono così felice di aver deciso di portare quel piatto. Fantastico! È sempre gratificante vedere i propri sforzi apprezzati dagli altri. Assolutamente. Dovrei assolutamente riprovarlo per il nostro prossimo incontro, è stato un vero successo. Sì, è fantastico avere una ricetta di riferimento che saprà stupire i tuoi ospiti. Esatto. Inoltre, mi piace cucinare per gli amici, mi sembra un modo meraviglioso per stare in compagnia. Assolutamente sì! Condividere il cibo è un modo universale per unire le persone e creare ricordi. Sono completamente d'accordo. La prossima volta farò in modo di prepararne una quantità maggiore per garantire che tutti possano assaggiarlo. Ottima idea! E magari potremmo collaborare a qualche altro piatto per la prossima occasione. Sì. Mi piacerebbe molto collaborare e creare una fantastica selezione che conquisterà tutti. Lezione 45. Valutazioni elevate. Ho sentito dire che questo ristorante ha un punteggio alto, sembra che la gente lo ami. Sì, è bello sentirselo dire. Le recensioni possono davvero aiutarci a restringere la scelta quando andiamo a mangiare fuori. Assolutamente. Ma mi chiedo, rientra nel nostro budget? Ottima domanda. È importante godersi un buon pasto senza spendere una fortuna. Esatto. Credo che dovremmo prima controllare il loro menu online per vedere se i prezzi sono ragionevoli. Sì, in questo modo potremo decidere se ne vale la pena prima di partire. Non vedo l'ora di provare nuovi posti, soprattutto se mi vengono caldamente consigliati. Anch'io. È sempre divertente sperimentare cucine e atmosfere diverse. Assicuriamoci di pianificare in anticipo in modo da poter godere appieno del pasto senza sorprese. Lezione 46. Connettersi con il nostro corpo. Sì, è incredibile come l'attività fisica ci aiuti a entrare in contatto con il nostro corpo. Assolutamente sì. Muoversi ci permette di entrare in sintonia con il nostro stato fisico ed emotivo. Giusto. È come un promemoria di ciò di cui il nostro corpo è capace, il che può essere stimolante. Esatto. Che si tratti di yoga, corsa o danza, ogni attività offre un modo unico per esprimerci. E favorisce un apprezzamento più profondo per il nostro corpo e per ciò che fa per noi ogni giorno. Sì, inoltre, può anche essere un fantastico antistress, aiutandoci a trovare l'equilibrio nella nostra vita. Sono d'accordo. È fondamentale dare priorità a questa connessione, soprattutto nel nostro mondo frenetico. Assolutamente sì. Impegniamoci a trovare attività che ci aiutino a coltivare questo legame. Sì. Insieme possiamo esplorare diversi modi per rimanere attivi e in contatto con noi stessi. Lezione 47. Pressione accademica. A volte lo stress e la frustrazione possono essere opprimenti. Innanzitutto, l'università in cui lavoriamo ci spinge a diventare più produttivi. Sì, capisco perfettamente. Le aspettative possono essere così alte che è difficile gestire tutto. Esatto. Sembra che siamo costantemente in corsa contro il tempo per rispettare scadenze e obiettivi. Assolutamente sì.
Conciliare ricerca, insegnamento e vita personale può essere una vera sfida. Giusto. Spesso mi ritrovo a chiedermi se sto facendo abbastanza, nonostante il mio duro lavoro. Sì, ed è importante ricordare che non siamo i soli a provare questa sensazione. Molti colleghi condividono le stesse difficoltà. Vero. Condividere le esperienze può aiutare ad alleviare parte di quella pressione e fornire supporto. Certamente, cerchiamo di sentirci regolarmente per condividere le nostre sfide. Mi piace l'idea. È fondamentale avere un sistema di supporto nei momenti di stress. Lezione 48. Esposizione alla luce solare. Per una massima esposizione alla luce solare, è un'idea intelligente. Può avere effetti benefici sul nostro umore e sulla nostra salute. Assolutamente sì. La luce del sole aiuta a regolare i nostri cicli del sonno e aumenta i nostri livelli di vitamina D. Sì. Ho notato che mi sento molto più felice e pieno di energia quando trascorro del tempo all'aria aperta. Esatto. È incredibile come qualcosa di semplice come la luce del sole possa avere un impatto così profondo sul nostro benessere. E mi fa venire voglia di dare più spesso priorità alle attività all'aria aperta, soprattutto nelle giornate di sole. Certo. Organizziamo delle escursioni o dei picnic per goderci insieme il sole. Mi piace tantissimo questa idea. Stare nella natura e godersi il sole sembra perfetto. Sì, non dimentichiamoci però di indossare la protezione solare per proteggere la nostra pelle mentre ci godiamo il sole. Assolutamente sì. Si tratta di trovare l'equilibrio tra godersi il sole e stare al sicuro. Lezione 49. Ricordi d'infanzia. Ricordo di aver avuto una bambola a cui tenevo molto. Stava sul mio letto durante il giorno e la portavo a letto anche la sera. Che dolcezza! È incredibile quanto possiamo affezionarci ai giocattoli della nostra infanzia. Esatto. Ho dedicato a quella bambola tanto amore e attenzione, trattandola come una vera amica. Sì, quei giocattoli spesso diventano una fonte di conforto e sicurezza durante i nostri anni formativi. Penso che sia affascinante come possano custodire così tanti ricordi ed emozioni per noi. Assolutamente sì! Ogni grafio o segno racconta una storia di avventure e giochi di fantasia. Sì. È un promemoria dell'innocenza e della creatività dell'infanzia, che sono così preziose. Certamente, teniamo stretti quei ricordi e creiamone di nuovi oggi. Mi piace molto questa idea. È importante custodire il passato guardando al futuro. Lezione 50. Decisioni sui prezzi. Proponiamo un prezzo più basso per i nostri servizi, ma è comunque più alto di quanto ci aspettassimo. Sì, è una situazione interessante. È importante rimanere competitivi assicurandoci al contempo di coprire i costi. Esatto. Dobbiamo trovare un equilibrio che rifletta il valore che offriamo senza però esporci al mercato con prezzi troppo elevati. Assolutamente sì! Si tratta di comunicare efficacemente questo valore ai nostri clienti. Giusto. Se riuscissimo a dimostrare i vantaggi dei nostri servizi, i clienti potrebbero essere disposti a pagare un po' di più. Sì, la trasparenza sui motivi per cui fissiamo i nostri prezzi può contribuire a creare fiducia nei nostri clienti. Penso che sia fondamentale ascoltare anche il feedback dei clienti, per essere certi di soddisfare le loro esigenze. Certamente, questo può guidarci nel prendere decisioni consapevoli sulla nostra strategia di prezzo. Sono ottimista e credo che, con il giusto approccio, potremo far sì che la situazione funzioni a nostro favore.